Oggi ci addentreremo in un aspetto cruciale per il successo del tuo podcast, ovvero il metodo SMART, metodo che serve per fissare gli obiettivi. Questo strumento ti aiuterà non solo a definire obiettivi chiari e realistici per il tuo podcast o in generale per i tuoi contenuti, ma ti guiderà anche lungo il cammino verso il raggiungimento dei tuoi traguardi. Quindi siediti, assicurati di avere carta e penna così da prendere appunti, perché questo video sarà ricco di informazioni. Però adesso iniziamo. Specifici. La chiarezza è fondamentale quando si tratta di definire obiettivi specifici per il tuo podcast. Quindi inizia con una visione dettagliata di ciò che vuoi raggiungere. Definisci chiaramente chi è il tuo pubblico, età, interessi, professioni, abitudini di ascolto e tutte le altre variabili che possono essere utili per te. Descrivi il tipo di contenuto che desideri produrre, ad esempio interviste, monologhi, storie personali o altro. Spiega il risultato finale che desideri ottenere. Cosa vuoi ottenere? Un aumento delle visualizzazioni? Un maggior coinvolgimento degli ascoltatori? Un incremento delle recensioni positive? Definiscilo. Facciamo un esempio. Aumentare il numero degli ascoltatori mensili del podcast del 25% entro il prossimo trimestre, concentrandoci sul pubblico di giovani professionisti interessati alle strategie di marketing digitale per il settore food. Misurabili. Per monitorare i progressi e valutare il successo del tuo podcast è essenziale utilizzare metriche concrete e misurabili. Quindi identifica tutte quelle metriche chiave che saranno indicative del successo del tuo podcast, come ad esempio il numero di download, il tempo medio di ascolto per ogni episodio, il tasso di conversione degli ascoltatori abbonati e tante altre. Utilizza strumenti analitici per raccogliere e analizzare i dati come Google Analytics, i dati forniti da ogni piattaforma di hosting dei tuoi podcast o strumenti di monitoraggio dei social network. Facciamo un esempio: raggiungere 10.000 download per ogni episodio entro la fine dell'anno, aumentando il tempo medio di ascolto del 20% rispetto al trimestre precedente. Attuabili. Gli obiettivi devono essere ambiziosi, certo, ma realistici, quindi valuta attentamente le risorse a tua disposizione, come ad esempio il tempo, il budget e le competenze. Analizza le tue risorse e capacità attuali per determinare se gli obiettivi che hai stabilito sono fattibili, sono raggiungibili. Un consiglio che ti do molto importante secondo me è questo: suddividi gli obiettivi complessi in passaggi più piccoli e gestibili per renderli più facilmente raggiungibili. Facciamo un esempio: lanciare 2 nuovi episodi settimanali senza compromettere la qualità del contenuto, mantenendo una frequenza costante di pubblicazione e garantendo un livello elevato di coinvolgimento degli ascoltatori. Realistici. Oltre a essere fattibili, ovviamente, gli obiettivi devono essere realistici, date le risorse e le capacità attuali. Quindi evita di fissare obiettivi troppo al di là delle tue possibilità, perché ovviamente questa cosa non avrebbe alcun senso. Considera il contesto del mercato, la concorrenza e le tendenze attuali del settore podcasting durante la valutazione della fattibilità degli obiettivi. Facciamo un esempio: aumentare il coinvolgimento degli ascoltatori del podcast sui social media del 50% entro il prossimo mese, implementando strategie di coinvolgimento creativo e interattivo sui canali social. Temporizzati. Imposta una scadenza realistica per i tuoi obiettivi. Questo ti aiuterà a mantenere il focus e a lavorare in modo più efficiente. Le scadenze dovrebbero essere sia ambiziose ma anche e soprattutto fattibili, tenendo conto del tempo necessario per raggiungere appunto gli obiettivi. Dividi gli obiettivi a lungo termine, come ad esempio a 12 mesi, in traguardi più piccoli come ad esempio bimestrali o addirittura trimestrali e impostali con scadenze specifiche per mantenere la motivazione e soprattutto il senso di progresso abbastanza elevato. Facciamo un esempio: lanciare una campagna di promozione su Instagram per il nuovo episodio entro la fine del mese, con una strategia chiara di pubblicazione del teaser, post sponsorizzati, interazione con i follower per aumentare l'interesse e quindi l'ascolto. Siamo arrivati alla conclusione di questo video. Ricordati quindi che un obiettivo, per essere tale, quindi per essere definito obiettivo, deve essere specifico, misurabile,
attuabile, realistico e temporizzato. Sono convinto che seguire l'acronimo SMART e con le sue 5 caratteristiche che ti ho illustrato in questo video può essere davvero il tuo migliore alleato nella definizione di obiettivi efficaci per il tuo podcast. Questi principi infatti ti guideranno verso il successo della tua strategia di podcasting. Spero che quello che ti ho raccontato in questo video sia stato tutto chiaro, ma se non fosse così, commenta questo video e io ti risponderò nel più breve tempo possibile. Grazie per ora e noi ci vediamo la prossima settimana.